Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Londra per una delle partite più attese dell'anno in uno degli stadi più belli del mondo. Questa sera si deciderà chi siederà sul tetto d'Europa. C'è la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Let's go! Para los amigos españoles, llevo la camiseta del Dortmund, pero esta noche se alienta al Madrid. Me la puse solo para hacer la intro, no os preocupéis. Londra addobbata a tema per la finale di Champions. Bellissima la coppa gigante e sullo sfondo il Tower Bridge. Bello anche vedere come ci sia serenità tra le tifoserie. Il tempo non promette benissimo, però guardate che panorama con il Big Bang, il London Eye, e lì dove ci sono tutte quelle persone con la maglietta bianca è il fan meeting point dei tifosi del Real Madrid, che è dove andremo ora. Eccoci arrivati nel punto di incontro dei tifosi del Real Madrid. Ovviamente hanno allestito tutti i food truck per intrattenere le persone prima dell'inizio della partita e hanno messo anche dei maxi schermi dove chi non ha preso il biglietto può godersi la partita direttamente in loco. Ah, come essere a casa! Adesso proviamo ad andare in fondo alla via che dovrebbero aver allestito un palco con la musica, neanche a dirvelo, andiamo a goderci la festa. Europa una y otra vez, como no te voy a querer, como no te voy a querer, si fuiste campeón de Europa una y otra vez. Madrid, Madrid. E nel maxi schermo nel frattempo appare la grafica A per la 15ª, ovvero verso la 15ª Champions League. È partito il coro per Jude Bellingham! Ovviamente qui la festa continua e continuerà probabilmente fino a pochi minuti dall'inizio della partita, fino al corteo che probabilmente porterà direttamente a Wembley. Ma adesso è il momento di andare a vedere come si sta comportando l'altra tifoseria, quella del Borussia Dortmund. L'importanza di questa finale è dettata anche dal fatto che sarà l'ultima partita di Marco Reus e Toni Kroos con i club che li hanno resi leggende. E quale migliore occasione per salutarsi definitivamente se non alzando la coppa dalle grandi orecchie. Quella di questa sera sarà la terza finale per i tedeschi del Borussia Dortmund contro le 18 partecipazioni dei Blancos. Diciamo che il Real è un attimo più abituato a giocare questo tipo di partite e pensate che da quando la massima competizione europea si chiama Champions League il Real Madrid non ha mai perso una finale. 8 su 8, un dato che non ha letteralmente senso. Real che è approdato a questa finale dopo una vittoria al cardiopalma nelle semifinali contro il Bayern Monaco grazie ad una doppietta di Joselu negli ultimi minuti. Proprio Joselu, che madridista c'è nato e 2 anni fa per la finale di Parigi era in mezzo alla propria gente con la maglietta di Carvajal per supportare i Blancos e che questa sera invece può vincere la coppa con i propri compagni. Veramente una storia meravigliosa, il sogno di chiunque. Questo è Hyde Park e come si può notare dalla preponderanza del colore giallo è il punto di ritrovo dei tifosi del Borussia Dortmund. Noi per l'occasione ci siamo vestiti adeguatamente, anche se credo che biondino e con gli occhi azzurri non penso che ci siano problemi, sembro a tutti gli effetti un tedesco. Molto più bella questa fan zone, sicuramente organizzata molto meglio rispetto a quella del Real, e qui c'è la scritta Yellow Wonder Wall, dove adesso ci faremo una foto per ricaricare le energie, pizzetta seduti sul parco come in un vero festival. Proviamo. 8 pieno,
buonissimo. Abbiamo lasciato il meeting point dei tifosi del Borussia Dortmund, devo dire tutto abbastanza tranquillo, pacifico, ci siamo già rivestiti di bianco e adesso è tempo di dirigersi verso Wembley, let's go! Borussia Dortmund che questa sera vorrà sicuramente vendicare la finale persa nel 2013 proprio qui a Wembley contro il Bayern Monaco, quando in campo schierava due giovani e promettenti talenti tedeschi, Marco Reus e Mats Hummels, che anche questa sera saranno in campo sempre con la maglietta del Borussia Dortmund, sperando ovviamente che l'epilogo sia diverso. Eccoci arrivati nelle iconiche scalinate dello stadio di Wembley con il suo arco caratteristico. Sono sensibilmente emozionato, super contento. Il mio biglietto è per la zona rossa, quindi devo fare tutto il giro dello stadio. Dai che andiamo a vedere in che posto siamo. Ci siamo ragazzi, è il momento. Siamo entrati e questa è la vista del Wembley Stadium. Che meraviglia! E c'è proprio l'arco di fronte a noi. Che emozione! Questo è il nostro posto, il numero 11 e questa è la visuale meravigliosa, che razza di vista. Vediamo benissimo i tifosi del Borussia Dortmund sulla nostra destra, mentre a sinistra il settore si sta ancora riempendo con i tifosi del Real. Non mi sembra ancora vero di essere qui a Wembley, un altro stadio dei sogni l'abbiamo fatto, spuntato dalla lista. C'è anche José Mourinho a bordo campo a commentare il pre-partita, uno che di queste partite ne ha giocate tantissime e altrettante le ha vinte, e a fianco a lui Rio Ferdinand. Eccolo Marco Reus, l'uomo più atteso dalla tifoseria del Borussia Dortmund, perché questa sera giocherà la sua ultima partita con i gialloneri. È il momento dei blancos, entra in campo il Real, dale, vamos! Bellingham già carico prima dell'inizio della partita. Finora non c'è proprio partita sugli spalti, 10-0 Dortmund, spettacolari. Suona il You'll Never Walk Alone per i tifosi del Borussia Dortmund. Mamma mia, la canzone più bella della storia del calcio. Non servono parole quando suona questa canzone. Da lacrime, veramente, da quanto c'è da emozionarsi. Ragazzi, pelle loca. Adesso però è il momento di Ala Madrid y nada más. Madrid, 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 Ala Madrid y nada más, y nada más, Ala Madrid. Bravo, Ala Madrid. Entrano in campo le squadre passando accanto al trofeo dalle grandi orecchie. C'è chi lo guarda, c'è chi non lo guarda, ma nessuno lo ha toccato. La tensione è a mille. Nel frattempo i tifosi del Borussia Dortmund stanno preparando una coreografia che è un qualcosa di senza senso, surreale. They are back in town to steal the crown. Inizia la finale, inizia Borussia Dortmund contro Real Madrid. C'è stata l'invasione di campo di questo ragazzo che è andato a farsi una foto con Vinicius Junior. E è un'invasione di campo, attenzione, di un tifoso del Real. Non ci posso credere, terza invasione di campo. Con l'esultanza di Cristiano Ronaldo. Va a Verde che la tiene in campo. Bajar, scambio prima Verde. Bellissimi gli scambi al limite dell'area che hanno liberato al tiro Valverde. Alto, peccato. Era tutto buono. Occasione clamorosa per i tedeschi per passare in vantaggio. Adeyemi aveva saltato Courtois, ma dopo c'è stato il recupero impressionante della difesa. Sempre Dortmund avanti. Mazzen in mezzo, Courtois non la tiene, la palla rimane lì ancora Courtois in due tempi. Colisco per il Real. E viene uscito il Dortmund in questo frangente. Sabitzer allarga la palla per Jadon Sancho. Viene dato Sabitzer in mezzo. Adeyemi, perde però la palla, recupera Mazzen che prova a mettere sul Krug. Ah no! Ecco lui in mezzo!
come non è entrata quella palla! Mamma mia, non si è capito niente quanto ha rischiato il Madrid per la seconda volta in pochi minuti! Deve darsi una svegliata! Vinicius! Anche la ripartenza del Borussia Dortmund, lanciata da Yemi da parte di Brandt, Yemi Courtois, la tiene Fulcrum, non riesce a buttarla dentro, incredibile, ancora un'opportunità. Sta lasciando dei buchi in difesa inspiegabili, veramente il Real. Provano a farsi sentire anche i tifosi dei Blancos. Yemi, dopo recupero palla, la palla la allarga Brandt. Che trova una grandissima imbucata in centro per Sabitzer. Sabitzer Courtois deve salvare ancora una volta. Ma quanto stanno soffrendo gli spagnoli, mai visto il Madrid così in difficoltà. Finisce qui il primo tempo della finale di Champions League. 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Borussia Dortmund che sta assolutamente dominando, non tanto in termini di possesso palla, quanto più in termini di occasioni da gol. Quel palo di Fulcrum che sta ancora gridando vendetta. Il Madrid è in grandissima difficoltà, ma ormai lo conosciamo tutti molto bene. È proprio quando si mostra ferito che tira fuori il meglio di sé e vince partite che fino a qualche minuto prima sembravano impensabili. Vediamo adesso cosa ci riserva questo secondo tempo. Speriamo sicuramente in qualche gol. Le squadre sono rientrate in campo e guardate come sono state accolte dalla curva dei tifosi del Borussia Dortmund, una meraviglia. Tutto rosso, tutto fumo, quante torce ci sono, mamma mia. È iniziato il secondo tempo, gli ultimi 45 minuti che decideranno chi siederà sul tetto d'Europa nel 2024. Punizione al limite dell'area per Toni Kroos. Sul punto di battuta al tedesco, direttamente in porta. Toglie dall'incrocio dei pali Kobel. Che parata! Che finta di retiro. Vedete, quindi Camavinga, palla allargata per Toni Kroos, Vinicius, in mezzo Vinicius, per Rodrigo che non ci arriva, Carvajal, Kobel. Una deviazione, anzi gliel'ha smorzata Madsen. Siamo al 60° del primo tempo, le due squadre adesso si stanno studiando un po' di più, una partita sicuramente non delle più spettacolari che abbiamo visto. Ma d'altronde più passa il tempo, più la palla scotta e commettere un errore può diventare fatale. In mezzo, Courtois la salva ancora una volta. Sta letteralmente tenendo in piedi il Real Madrid. Se i Blancos dovessero vincere questa Champions, lo zampino sarebbe sempre del portiere belga, come nel 2022. Ancelotti sempre molto composto, non sembra minimamente preoccupato. Curva del Dortmund impressionante, stanno letteralmente giocando in casa. Vinicius, mezzo, Bellingham, no! Attenzione, è entrato Marco Reus, è il suo momento. L'arco di Wembley intanto si è illuminato di azzurro. Fiorini, il 1 contro 1, Santa Lunes. Prova a saltarne un altro, gran giocata di Vinicius. Guadagna calcio d'angolo e va a provocare la curva dei tifosi tedeschi. Rossi in mezzo, Carvajal! Adesso una volta il settore occupato dai tifosi del Real Madrid. 76esimo, Borussia Dortmund 0, Real Madrid 1. Ecco Bellingham! A Bellingham! No! Cosa ha sbagliato Bellingham? Ha tutto controllo, forse deviata perché è stato dato un calcio d'angolo. Che opportunità per chiudere la finale. Perde palla Bellingham. Tanto! Che giocata, entra! Deciso Mendy.
Jackson corre le ali in avanti sull'onda dell'entusiasmo. Camavinga! Toni Kroos, calcio di punizione per lui, va Kroos, come? Ma che partita sta facendo Toni Kroos, ragazzi, per distacco migliore in campo, che giocatore meraviglioso, una leggenda. Oh, brutto errore di Marcel, Bellingham e Vinicius! Errore clamoroso di Madsen in uscita e Real Madrid come sempre non perdona. Giulio! Esce dal campo Toni Kroos, la sua ultima partita con il Real Madrid. Salutato così dai propri tifosi. Occhio Mane. Prova l'ultimo assalto. Oh! Incredibile, sta succedendo di tutto. 89esimo, Borussia Dortmund 0, Real Madrid 2, è quasi fatta per i blancos. Si fuiste campione d'Europa una y otra. Saluta il campo anche Vinicius, indicando lo scudo del Real. Si aspetta solo il fischio finale e Real Madrid è campione d'Europa per la sua 15ª volta. Giustamente festeggiano in mezzo al campo questi fenomeni, perché di fenomeni si tratta. Mamma mia, che stagione incredibile! Che società impressionante, ragazzi! Vincere 15 Champions League, 9 finali su 9 da quando questo trofeo si chiama proprio Champions League. Quinta finale di Champions vinta da Carletto Ancelotti. Sono tutti dati che sono difficilmente spiegabili. È il Real Madrid, ragazzi, vincono sempre loro, sempre loro. Giocatori del Borussia Dortmund che sono andati a prendersi gli applausi sotto la propria curva. Purtroppo per loro, come nel 2013, escono sconfitti da Wembley. The winners of the UEFA Champions League 2024. Nacho si prepara ad alzare la coppa e Real Madrid è campione d'Europa. Partono anche i fuochi d'artificio sopra Wembley. Da Wembley è tutto, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, neanche a dirvelo, è stata un'esperienza incredibile, favolosa come sempre. Il Real Madrid per la 15ª volta nella propria storia è campione d'Europa, però un applauso va fatto al Borussia Dortmund che ha fatto una partita incredibile, veramente, probabilmente meritava anche di più, ma ormai il Real Madrid ci siamo abituati a conoscerlo, soffre, ma poi è super cinico, appena ha l'opportunità ti fa male e alla fine vincono sempre loro. Io ripeto, spero vivamente che il video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, noi ci vediamo per gli europei fra 2 settimane, quindi non puoi perderteli. Ciao!